Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi capita qui per la prima volta, io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e oggi andremo a realizzare questo modello di bracciale. Si tratta di un mix di intrecci che abbiamo già realizzato in questi mesi e la particolarità di questo bracciale è che si viene a creare questa sorta di trama trasversale tra un colore e l'altro, che si accentua maggiormente quando nei colori utilizzati c'è una netta differenza cromatica, quindi un colore più chiaro e uno più scuro. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con la realizzazione di questo bracciale. Allora ragazzi, come al solito su questa scrivania trovate tutto l'occorrente per la realizzazione di questo bracciale. Oltre a questo vi consiglio di andare a vedere il video di come unire due colori di paracord, perché per questo bracciale ce ne sarà bisogno. Ovviamente potete guardarlo anche alla fine del video, io come al solito vi lascio sia il link qui sopra che in basso in descrizione. Ci sarà bisogno di utilizzare due colori perché, come avete potuto vedere dall'anteprima del video, questo è un bracciale che l'effetto lo dà appunto per il fatto che è realizzato di due colori. Questi non l'ho ancora tagliati né uno né l'altro, successivamente vi spiegherò il motivo. E per la realizzazione del bracciale utilizzeremo la fibbia piccola, quella da 3 ottavi di pollice, quindi quella grande da 5 ottavi possiamo toglierla. A proposito, da pochissimo abbiamo aggiornato i prezzi delle fibbie sullo store. Questo perché? Perché grazie all'aumento degli ordini sul sito, quindi grazie a voi, abbiamo aumentato i quantitativi di ordini dai nostri fornitori, abbassando il prezzo delle fibbie e di conseguenza i prezzi sul sito. Quindi andate a dare un'occhiata perché i prezzi delle fibbie adesso sono davvero bassissimi rispetto a quelli che erano poche settimane fa. Detto ciò, come al solito in descrizione trovate anche la tabella delle misure e dei metri di paracord che servono per ogni polso. Unica cosa che però voglio specificare prima è che, come vedrete dalla tabella delle misure, uno dei due colori di paracord è 10 cm in più rispetto all'altro colore, e ovviamente anche in questo caso. Questo perché? Perché questo è il colore che servirà per andare a effettuare il primo nodo sul telaio, quindi come vedete va inserito da sopra verso sotto, successivamente passerà dentro e tirato tutto vi ritroverete in questa situazione qui, quindi serve solo ed esclusivamente per evitare che i due colori si vadano ad accavallare sulla fibbia, quindi diciamo la giunzione fra i due colori si verrà a trovare a 2-3 cm dalla fibbia, tutto qui. Per quanto riguarda la tolleranza, questo è un bracciale che si fa di più 3 cm rispetto alla circonferenza del nostro polso. Se non sapete di cosa sto parlando, vi rimando al video su come calcolare la tolleranza, che è molto importante se è la prima volta che vi state approcciando ai tutorial di questo canale. Quindi vi lascio anche in questo caso il link sia qui sopra che nella descrizione del video. Quello che faremo oggi sarà un bracciale per un polso 16,5 che più 3 fa 19,5 e come vedete il telaio è già impostato sulla misura corretta, ecco qui, 19,5. Ormai come sapete benissimo ho giusto qualche problema con l'abbinamento dei colori, lo so e vi chiedo scusa, ma è solo che volevo utilizzare due dei nuovi colori che abbiamo aggiunto da poco sullo store. Questi nello specifico sono i colori 83 e 84 della nostra tabella colori. Detto ciò, ci mettiamo comodi e iniziamo con la realizzazione del bracciale. Pochi minuti fa avevamo già inserito il paracord sulla parte inferiore della fibbia, adesso andiamo ad inserirla nella parte superiore. Facciamo entrare dall'alto verso il basso, quindi da sopra verso sotto, e tendiamo per bene il paracord. Il primo nodo che andremo a fare è come se fosse un semplice nodo cobra, quindi prendiamo la corda di sinistra, la facciamo passare sopra le due corde centrali, dopodiché prendiamo la corda di destra e passerà sopra questa corda qui, sotto le due centrali e dentro questo occhiello che si era appena creato. Tiriamo per bene verso il basso, blocchiamo col dito e facciamo il primo nodo. A questo punto prendiamo la corda di sinistra che come vediamo va verso l'alto e la portiamo verso il basso. La facciamo passare sotto la prima corda, in mezzo e qui dentro. La corda di destra invece, che va verso il basso, la dobbiamo riportare sopra
fare passare sopra la prima e in mezzo alle due. Successivamente la stessa corda la faremo passare qui dentro. Quando stringiamo dobbiamo fare in modo che non rimangano una sopra l'altra, ma devono essere una a fianco all'altra, quindi allarghiamo leggermente le due corde, facciamo salire questa qui e stringiamo. Come possiamo vedere adesso sono uno al fianco dell'altra. A questo punto prendiamo quella di sinistra e facciamo un altro nodo cobra, quindi sopra, questa andrà sopra questa qui, sotto le due centrali e qui dentro. E stringiamo. Dopodiché riprendiamo quella di sinistra, vediamo che va verso l'alto, la riportiamo verso il basso, sotto la prima, in mezzo alle due e qui dentro. Questa qui che va invece verso il basso, la riportiamo sopra, andrà in mezzo alle due e qui dentro. Quindi, come avete potuto notare, è un susseguirsi di due nodi singoli e un nodo cobra. Quindi rifacciamo il nodo cobra, questa passerà sopra le due centrali, questa qui va su, sotto le due centrali e qui dentro, quindi ecco il nodo cobra, e successivamente andremo a fare due nodi singoli. Quella che va verso l'alto la riportiamo verso il basso e andrà sotto la prima, in mezzo alle due e qui dentro, quindi facciamo un nodo sulla corda stessa. Quella di destra che va verso il basso la riportiamo sopra la prima, in mezzo alle due e nuovamente qui dentro. Ricordo che dobbiamo evitare che accada questo, quindi allarghiamo le due corde, portiamo su questa qui e stringiamo, in modo che stiano una a fianco all'altra. Nuovamente nodo cobra. Questa va sotto, perché va verso l'alto, quindi va riportata in basso, al centro, qui dentro. Questa va verso il basso, quindi la riportiamo verso l'alto, al centro e qui dentro. E questo, ragazzi, è quello che andiamo a fare fino alla fine del bracciale. Per gli ultimi nodi sarà preferibile utilizzare due aghi da paracord in modo da realizzarli più semplicemente. Li andiamo ad inserire sia su uno che sull'altro colore e procediamo nel farli. Stacchiamo i due aghi e possiamo tirare giù dal telaio il bracciale. Se ricordate, all'inizio di questo tutorial vi ho detto che successivamente vi avrei fatto vedere per quale motivo non avevo tagliato ancora le parti di paracord in eccesso. Come potete notare da questi due bracciali, può succedere che o si finisca con i due nodi singoli o l'ultimo nodo sia un nodo cobra standard. In entrambi i casi basterà tagliare il paracord in eccesso leggermente a filo, 1 e 2, e bruciare le due estremità senza pigiare il paracord, perché, come vi ho spiegato più di una volta, se lo andiamo a pigiare la parte finale del paracord insomma sarà più brutta da vedere. Invece, come potete notare qui, si va a saldare con la restante parte di paracord e di conseguenza sarà quasi impossibile che questa si slacci da sola. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Come vedete è completato e molto velocemente andiamo a fare la stessa cosa con l'altro bracciale.
Quindi, come avete potuto notare, a prescindere dal fatto che l'ultimo nodo sia un nodo doppio o un nodo cobra, possiamo chiudere i bracciali entrambi allo stesso identico modo. Andiamo ad indossare il bracciale appena realizzato e, come possiamo notare, il risultato non è niente male. Va bene ragazzi, anche questo tutorial è giunto alla fine, spero che anche questa volta il bracciale sia stato di vostro gradimento, eventualmente fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo di andare a dare un'occhiata sul sito sia per quanto riguarda i nuovi colori che per quanto riguarda i nuovi prezzi sugli stock di fibbie, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Detto questo, il tutorial finisce qui, ci vediamo la settimana prossima. Ciao 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 ciao!